Vi ricordate Colton Burpo, il bambino che ha visto il paradiso? Bene, oggi parliamo di una cosa che l'ha coinvolto e parliamo di un altro personaggio straordinario. Parliamo di Akian Kramaric. Ma chi è Akian Kramaric e cosa è successo durante la sua vita, soprattutto da bambina? Akian Kramaric è una bambina lituana. I genitori molto poveri partono dalla Lituania con lei appena nata e si recano negli Stati Uniti d'America in cerca di miglior vita. Questo succede negli anni 90, visto che Akian nasce nel 1994. I genitori, oltre che essere poveri, sono anche profondamente atei, non credenti, quindi tra quello e il doversi arrangiare in vari lavoretti nella loro nuova vita negli Stati Uniti d'America, evitano di dare concetti, preconcetti, educazione alla piccola Akian, che si deve accontentare di giocare con le poche cose che riescono a recuperare. La bambina già all'età di 4 anni inizia a manifestare delle sue particolarità, delle sue peculiarità e in effetti poi si scopre dopo qualche anno che la bambina già allora cominciava a avere delle visioni mistiche. A circa 4 anni ho iniziato ad avere sogni e visioni molto forti. Quindi la bambina ha un rapporto speciale con Dio, quel Dio che nessuno gli ha permesso di conoscere, ma questa voce dolce e queste immagini, queste visioni che la rasserenano e che le danno un grande aiuto, tanto da permetterle all'età di 6 anni di disegnare già il volto di Gesù. Il volto di Gesù viene poi prontamente rubato. Viene rubato da un intenditore d'arte, uno che doveva valutarlo e metterlo in vendita per nome e per conto della famiglia di Akian, e invece se ne impossessa e poi lo vende per pochi soldi. Però nonostante questo, fotografie, pubblicazioni eccetera, questo volto di Gesù colpisce l'immaginario di molti e si diffonde a macchia d'olio su tutti i giornali, le riviste dell'epoca, nonché anche su qualche libro. Questo permette a Burpo di notarla, di notare questa fotografia, e Colton Burpo, il ragazzino che ha visto il paradiso e ha visto Gesù, dichiara che quello è esattamente il volto che lui ha visto quando è stato morto in sala operatoria e quindi quando è andato in paradiso. Ha avuto una visione del paradiso. Guarda qui, angeli. E ha cominciato a descrivere tutto quello che ha visto in paradiso. Va tutto bene? Lui. Akian non solo ha avuto le visioni del volto di Gesù, ma Dio le ha fatto vedere molte cose che spesso lei disegna. Alcune cose sono cose identificabili nel mondo reale, altre cose sono cose che noi non riusciamo a capire esattamente cosa siano. Però lei ha sempre disegnato e riportato le cose che in queste visioni poteva vedere. Autodidatta, nessuno le ha mai insegnato niente, ha imparato a disegnare da solo con una tecnica straordinaria. Una tecnica che, a quanto dice, gli è stata insegnata da Dio. Parte del ricavato delle vendite delle tele di Akian sono da dedicarsi in aiuto degli altri, così come gli è stato detto dalla dolce voce che la consiglia fin da quando era piccolina. Inizialmente i disegni di Akian non andavano per la maggiore, restavano tra amici e parenti. Poi all'età di 10 anni fu invitata in televisione e da lì fu un fenomeno esplosivo che andò sempre in maggior successo. Quindi questo le portò una grande notorietà. Intanto il dipinto, il principe della pace, cioè il volto di Gesù, era sparito, non si sapeva che fine avesse fatto, ma una volta raggiunta un'età adulta
Achian riuscì attraverso una nuova visione a ridipingere quel volto che tanto con fatica era riuscita da bimba a disegnare, e quindi abbiamo il nuovo dipinto del volto di Gesù. Corsi nel mio studio e con allarme mi accorsi che metà del volto del mio quadro era velato, era scuro, non era espressivo, e sentii una forza che mi scoraggiava potentemente dal proseguire. I genitori fecero molta fatica ad accettare, visto la loro non fede, la loro ateità, ad accettare inizialmente queste visioni, questi racconti che faceva questa bambina piccolina di queste cose che per loro erano come l'amico immaginario che tanti bambini hanno in età di crescita. Quindi bambini piccoli, età elementare, hanno di solito, o può succedere che abbiano, i famosi amici immaginari. Invece quello di Achian non è assolutamente un amico immaginario, visto che continua a spronarla, ad aiutarla ancora oggi, e l'aiuta sia a star bene lei e sia a far star bene gli altri. Qua su YouTube potete trovare un video proprio autoprodotto da Jan Kramaric, ce n'è uno anche con una traduzione o i sottotitoli in italiano, adesso non ricordo, comunque ve lo troverò e vi metterò il link qua sotto in descrizione, così che per chi è interessato possa approfondire un po' la storia di Jan Kramaric, questa ragazzina che fa i dipinti di Gesù. Così li chiama lei perché ovviamente l'ispirazione, chi gli suggerisce i dipinti, è Gesù di Nazareth, il famoso Gesù di Nazareth. Che voi lo crediate o meno, tutti sono stupiti di queste grandi capacità che ha questa ormai famosissima artista statunitense, anche se di origine lituana, che appunto è autodidatta e così viene considerata da tutti, e che disegna e dipinge con questa tecnica assolutamente all'avanguardia. Così abbiamo svelato anche il legame tra Jan Kramaric e Colton Burpo. Entrambi hanno visto esattamente il volto di Gesù in quelle fattezze, in quel tipo di viso. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete il like, continuate a seguirmi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!